Amore, dopo che abbiamo visto la Residence, mi porti anche a vedere il Nymphenburg? Dipende. Da cosa? Questo quanto è grande come museo, perché l'ultimo, più che un museo, sembrava un rapimento di persona. Ma non è vero, amore! 6 ore. Era grossino. Nymphenburg ci vuole tutto il giorno. Dai, dopo ti porto in un beer garden, dai. Se vuoi, Se voglio? E me lo chiedi anche? Non so, dipende dal gatto nero che è fuori inquadratura. Dopo aver visitato la Residence, il palazzo della famiglia Wittelsbach a Monaco, ora ci troviamo invece a Nymphenburg, la loro casa vacanze. Alla faccia della casa vacanze. Non è sempre stata così, sai? All'inizio questo era solo un bosco, ma poi Ferdinando Maria di Wittelsbach decise di donarlo alla moglie Enrichetta Adelaide di Savoia per festeggiare la nascita del loro primo figlio maschio. Oh però, magari poteva essere stato un bel regalo, ma io ho l'impressione che sia andata più o meno così. Tesoro, è un maschio. Visto che adesso hai l'erede che volevi, cosa ne dici di farmi un bel regalo? Certo, cara, ho proprio l'idea giusta. Un bel bosco appena fuori città. Sei contenta? Dici davvero? Ma certo, cara. C'è qualcosa che non va? Chiedi se c'è qualcosa che non va? Io volevo quella collana di diamanti di cui ti parlo da mesi e tu mi regali un bosco umido e pieno di zecche? Ma cara, in quel posto possiamo costruirci una bella casetta per le vacanze estive. Ma sei scemo? Vuoi costruire la casa vacanze a 5 chilometri dalla nostra? Ma cara, così ci arriviamo in pochissimo e tu non ti stanchi durante il viaggio. Secondo me l'Enrichetta l'ha presa malissimo, ma il palazzetto fu costruito e poi il loro figlio maschio lo ereditò. L'erede era quel Massimiliano Emanuele che da adulto era riuscito ad ottenere il bel traguardo di farsi esiliare in Francia, alla corte del Re Sole. Ah, quello che una volta tornato in patria volle tutto in stile Versailles? Proprio lui. E infatti ci fece mettere un bel canale grande, proprio come alla corte francese. In realtà però, quello che decorò la sala da ballo in stile rococò fu suo nipote, Max III, che la fece ristrutturare da Cuvier, lo stesso architetto del teatro della Residence. Che robina sobria! E che 2 stucchi non li volevamo mettere? Ma il Max Manu non aveva riportato dalla Francia solo gli architetti, ma anche un certo gusto per le belle donne francesi. Così fece creare nel Nymphenburg una galleria delle bellezze, cioè una stanza dedicata ai dipinti di 5 importanti dame francesi alla corte del Re Sole. Al tempo magari erano pure belle, ma nel 1820 erano del tutto fuori moda. È quello che pensava anche Ludovico I, che era uno che di donne se ne intendeva. Così chiamò il suo pittore di corte e lo mise sotto per fargli dipingere il meglio che i suoi tempi avessero da offrire in fatto di bellezza femminile. Non me lo dire, non me lo dire? Fammi indovinare, le scelse tutte di persona, giusto? Ovvio che sì, però fu molto democratico e le scelse di ogni ceto sociale e di ogni etnia. E si dice che non fossero nemmeno tutte sue amanti. Sì, ottimista. Ecco, guarda quella. Quella per esempio secondo me non se l'era mica fatta. Amore, quella era Marianna Bacinetti, era la sua amante di lunga data e la Teresa, sua moglie, aveva pure avuto una crisi di nervi e aveva lasciato il palazzo quando lei si era presentata a corte. Ops, ma non era la Lola la sua amante celebre? La Lola venne molto dopo e non solo la Teresa la odiava, ma pure la Marianna, che ancora si sentiva con il Ludovico, gli scrisse inviperita quando seppe che lui voleva mettere il suo ritratto vicino a quello di quella lì. Però non è giusto parlare male solo dei vizi del Ludovico.
perché anche gli altri Wittelsbach amavano uno stile di vita piuttosto edonistico. Vero. Infatti, nel giardino del Nymphenburg ci sono diversi palazzetti più piccoli dedicati ai piaceri. Il Badenburg, costruito dal Max Manu, era stato realizzato solo per farci il bagno. E sempre perché erano dediti ai vizi, ci hanno pure messo una balconata sopra la piscina da cui osservare i bagnanti. Solo io vedo un certo numero di applicazioni erotiche in questa cosa? Non mi esprimo, ma ti dirò che al piano di sopra c'è anche una sala da ballo con tanto di decorazioni in stile cinese. Le cineserie erano di gran moda al tempo, mica come adesso che sono tutte schifezze e paccottiglie. Andavano così tanto di moda che il Max Manu aveva arredato nello stesso stile anche un altro palazzetto, il Pagodenburg. Anche quello era dedicato agli svaghi? Ma certo, al tempo alla corte piaceva un gioco simile al golf e, dopo tanto movimento e fatica, era assolutamente indispensabile fermarsi un momento a riprendere fiato, no? E poi c'è la mia costruzione preferita, il Magdalenenklause. Questo però non era un palazzetto dedicato ai vizi, è una chiesetta. Beh, una chiesetta, la sembra solamente, ma con il suo aspetto da rudere e lo stile minimale, in realtà era il luogo perfetto per gli incontri d'amore. Sei sicura? Secondo me ti sbagli. A me non verrebbe in mente di invitare una in una chiesa. A te forse no, ma evidentemente all'imperatore Carlo VII sì. Visto che il palazzetto è intitolato alla Maddalena, forse gli piacevano quei tipo di giochi. Ah, sei la mia Maddalena. Vieni qui che ti do la mia redenzione. Oh, se il Carlo aveva gusti strani, non si può dire che sua moglie fosse da meno. La Maria Amaglia era nota per essere una che amava più i suoi cani da caccia che le sue damigelle. Forse perché alle damigelle ci pensava già suo marito? Può essere. Ma fatto sta che il Carlo le fece costruire un palazzetto tutto per lei, la Malienburg. O Cribbio. Certo che questa era una che amava il rosa, Sarà stata l'unica frivolezza che aveva, perché per il resto questo posto era tutto incentrato sulla sua passione per la caccia. C'era una sala solo per i suoi cani e una solo per i suoi fucili. Il pezzo forte però è il balconcino superiore. La Maria Maglia ci saliva e poi da lì sparava a tutto quello che si muoveva. Tanto i suoi cani le riportavano le prede. E al piano di sotto aveva pure la cucina per farsele preparare, come si suol dire, dal produttore al consumatore. È tutto molto divertente, ma sai una cosa? Sono 4 video che parliamo di Wittelsbach e non abbiamo ancora nominato Ludwig II, che è la star di famiglia. E in realtà mi tenevo da parte la sua storia per i video sui suoi castelli da favola, ma visto che lo hai nominato, sai che è nato proprio qui al Nymphenburg? Non lo sapevo, ma adesso che me lo dici, noto che nella stanza di sua madre, che poi è quella dove è nato, ci sono il suo busto da bambino vicino a quello di suo fratello. Se poi vuoi proprio vedere qualcosa di suo, possiamo andare qui nelle scuderie, dove adesso c'è il museo delle carrozze, e potremo vedere anche le sue. Sono davvero sontuose. E guarda, ci sono anche le sue slitte, quelle con cui si dice amasse viaggiare nei mesi invernali al chiar di luna. Adesso però è ora di andare. Quella birra che ti ho promesso ci aspetta. Ed è giunto infine il tempo di lasciare la Germania e dirigerci verso Praga, per sostituire il Worcester col goulash. Amore, per quanto io adoro il goulash, non abbiamo finito con la Germania. Dobbiamo vedere ancora un sacco di posti su Ludovico primo. Vabbè, ha ragione lei. Ci vorrà un'altra birra. Nel frattempo, intanto che noi andiamo a bere un'altra birra, se a voi è piaciuto il video, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e magari seguite anche gli altri nostri social. Ciao!